L'uguaglianza rappresenta uno dei principi portanti della Costituzione italiana e di ogni sistema democratico. La prima domanda da porsi è: perché la Costituzione sancisce il principio di uguaglianza? Probabilmente lo fa per due motivi: perché siamo differenti e perché siamo diseguali. Siamo differenti nel senso che ognuno di noi ha una sua diversa identità personale, che è connotata da diverse caratteristiche, che sarebbero quelle caratteristiche che il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione definisce distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Quindi, sotto questo punto di vista, il principio di uguaglianza serve anzitutto per tutelare le differenze e non per eliminarle o appiattirle. Invece siamo diseguali nel senso che ognuno di noi si trova a condurre la propria esistenza in diverse condizioni economiche e materiali e quindi con diverse opportunità sociali. Allora il principio di uguaglianza serve, oltre che per tutelare le differenze, anche per rimuovere o ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e materiali. Il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, nel riconoscere e tutela le differenze di ogni persona, enuncia il principio della cosiddetta uguaglianza formale. In base a questo principio, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Questo è un enunciato che al giorno d'oggi può sembrare scontato, eppure il principio di uguaglianza trova la sua origine più compiuta soltanto nel costituzionalismo moderno, cioè negli ultimi 2 secoli, e ciò sulla scia delle conquiste ottenute dalla Rivoluzione francese e sancite dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Infatti è solo negli ultimi 2 secoli che è stata progressivamente ripudiata l'idea della società distinta in ceti e quindi si è affermata l'idea che la nascita non possa essere una fonte di privilegi. Però non è sempre stato così. Basti pensare alla schiavitù, ai sistemi delle caste, alla subordinazione della donna in molti settori della vita, oppure anche a tutti quei principi in base ai quali alcuni diritti spettano solo ad alcune categorie di soggetti per motivi di discendenza, di appartenenza etnica o di provenienza geografica. Ma l'uguaglianza davanti alla legge, pure formulata in maniera molto impegnativa, non consente da sola di affrontare anche il problema delle disuguaglianze di fatto. È con questa consapevolezza che i Costituenti hanno previsto un'ulteriore declinazione dell'uguaglianza. Una declinazione senza alcun precedente storico, ma allo stesso tempo figlia della storia, l'uguaglianza sostanziale. Il secondo comma dell'articolo 3 assegna infatti alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È l'unico articolo della Costituzione in cui se ne esplicitano davvero gli obiettivi. La richiesta ai pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli di cui parla l'articolo 3 è una scelta di politica costituzionale, ma una scelta niente affatto ideologica. Si tratta infatti di obiettivi che non hanno un'impronta paternalistica, che mirano a indirizzare la persona verso una destinazione predeterminata. Al contrario, la Costituzione chiede ai pubblici poteri di assicurare, per quanto possibile, il pieno sviluppo della persona umana, lasciando poi ad ognuno la scelta dei propri approdi. Questi obiettivi non vogliono che tutti i lavoratori siano rigidamente inquadrati, ma richiedono che anche chi svolge lavori più umili possa partecipare in modo effettivo alla vita pubblica. La Costituzione guarda a questa declinazione dell'uguaglianza in tanti momenti della vita della persona. Lo fa ad esempio quando, parlando di lavoro, afferma che la Repubblica promuove le condizioni per renderne effettivo il diritto. Lo fa quando, parlando di scuola, afferma che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. E lo fa ancora quando, parlando di sanità, dice che la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti. Certo, pensare che una volta rimossi questi ostacoli non se ne formeranno degli altri sarebbe ingenuo. La società è plurale, è viva, dinamica e le cose cambiano in fretta. E questo compito di rimuovere gli ostacoli diventa allora un compito permanente ed è un compito che richiede la partecipazione alla vita pubblica, perché in un regime di risorse limitate le scelte sono a loro volta limitate e diventano dunque scelte tragiche ed è un giudizio politico che deve orientarle. C'è un che di circolare. L'uguaglianza da perseguire per consentire alle persone di tentare di realizzarsi come meglio desiderano e per dargli la possibilità di partecipare alla vita pubblica richiede a sua volta un impegno politico di partecipazione. Un impegno il cui presupposto, necessario ma non sufficiente, è il suffragio universale, che è probabilmente la forma più alta dell'uguaglianza.